Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon pomeriggio. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, ieri abbiamo trattato il rinnovo di Olivera, ci sono due rinnovi all'orizzonte ancora, quello di Meret e quello di Anghissà. Andiamo a fare il punto della situazione e ci soffermiamo anche sulle parole super convinte di Spinazzola a Radio CRC. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando l'iscrizione, la campanellina attivata, la campanellina aiuta voi ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Non ve lo perdete, l'iscrizione aiuta me e il canale ovviamente a crescere e se vi piace questo video un bel like così si diverte anche l'algoritmo e abbiamo fatto il pacchetto completo. Da dove cominciamo? Cominciamo dai possibili rinnovi e poi ci soffermiamo sull'intervista di Spinazzola a Radio CRC. Il Napoli è pronto a blindare Frank Zambo Anghissà non solo esercitando l'opzione per l'automatico rinnovo biennale ma provando a trovare l'intesa con il centrocampista per un accordo ancora più lungo. E questa è la notizia riportata dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli esercita l'opzione automatica che allunga il contratto fino al 2027, ma sta lavorando per un nuovo accordo che prolungherebbe l'intesa fino al 2029. La volontà del Napoli è chiara, da qualche mese si studiano le cifre per premiare il centrocampista camerunense, uno dei leader di Conte, ma ci vorrà tempo per convincere Anghissà al nuovo matrimonio e definire in tutto e per tutto i dettagli. Entrambe le parti non hanno fretta, si legge sul quotidiano. Bella mossa direi io di non portarlo fino al 2027 ma allungandogli il contratto fino al 2029. Ovviamente bisogna vedere Anghissà cosa ne pensa, ma non perché vuole andare via da Napoli, perché dopo tanti anni può anche essere arrivata la voglia di mettersi in mostra altrove, di fare altre esperienze. Non stiamo qui a sindacare le scelte dei calciatori, assolutamente no, però sarebbe il caso di portare Anghissà fino al 2029 così da stare tranquilli in mediana, non avendo problemi. Se fa male uno non hai chi entra, si fa male Tizio hai Sempronio, no? Abbiamo una cosa, abbiamo una situazione che dobbiamo sfruttare soprattutto in mediana per quanto riguarda pure Billing, il riscatto, e vedremo poi in quel di giugno come andrà a finire. Situazione poi per Meret. Il Napoli punta a definire altri accordi per i rinnovi dei contratti dopo quello di Olivera con Alex Meret, che resta sicuramente la situazione più imminente ad affrontare. A parlare della situazione è l'edizione del Corriere del Mezzogiorno. La priorità è Meret che va in scadenza il 30 giugno. Saranno necessari altri incontri con il suo entourage per raggiungere l'intesa sui bonus che ancora non è completa. Le parti hanno concordato l'ingaggio di 2 milioni e mezzo di euro a stagione, la durata del contratto fino al 2026 con opzione 2027, che scongiurerebbero l'ipotesi di perdere Meret a parametro zero. C'è bisogno di risolvere però le ultime criticità sui bonus. Credo che sia una notizia scritta così per destare un tantino di scalpore per quanto riguarda i bonus. Io non voglio abboccare, poi se dovesse essere così e ci si sta mettendo un po' di tempo in più e la situazione ha soldi, ne prendiamo atto, anche perché credo che un ingaggio da 2 milioni e mezzo di euro a stagione non siano assolutamente pochi. Poi vedremo nel caso dovesse raggiungere questi bonus se cosa prevedono, perché poi essendo un portiere puoi avere bonus presenze, bonus gol presi, prestazioni, non ne ho idea. Vediamo poi come andrà a finire anche questa di situazione, perché sono, non voglio dire euforico perché non è il termine giusto, ma sono contentissimo delle parole di Spinazzola a Radio CRC, perché si evince la convinzione della squadra, la convinzione del Napoli nel cavalcare l'obiettivo e addirittura anche il fatto che lo stare un punto dietro è una condizione che il Napoli vive molto meglio invece che poi fare da capolista cercando di scappare e non ci riesce. A Radio CRC è intervenuto in esclusiva il calciatore azzurro Renato Spinazzola. Queste le sue dichiarazioni: Napoli-Inter, dopo il gol di Di Marco non abbiamo mollato nulla, anzi abbiamo aumentato i giri, l'intensità e la qualità dei passaggi, non siamo stati frettolosi, abbiamo fatto un grande secondo tempo e portato a casa un pareggio importante. Da questa partita usciamo con nuove consapevolezze e ora iniziano 2 mesi impegnativi ai quali arriviamo nel migliore dei modi.
Aspettiamo il rientro di altri tre giocatori e penso che il periodo difficile ce lo siamo lasciati alle spalle e siamo pronti per questi 2 mesi fondamentali. I nuovi arrivati dal mercato di gennaio si sono integrati benissimo nel gruppo, li abbiamo subito fatti sentire a loro agio, possono dare un grande contributo perché sono davvero degli ottimi calciatori e con il mister possono ancora migliorare tanto sotto l'aspetto fisico, mentale e tutto quello che Conte ci trasmette ogni giorno. La classifica così corta può essere anche un bene, risponde Spinazzola. Noi abbiamo praticamente finito gli scontri diretti mentre le altre perderanno punti tra di loro. Possiamo pensare partita dopo partita. Sono d'accordo che abbiamo finito gli scontri diretti, ragazzi, però non dobbiamo adagiarci su questa situazione perché c'è il Bologna, c'è la Fiorentina, c'è il Milan. Con questo non voglio dire che, diciamo, non li consideriamo scontri diretti per quanto riguarda un'eventuale classifica, però sono quelle partite che non si riescono a decifrare contro squadre che oggi giocano bene, poi ti fanno 3 partite una schifezza, domani rifanno al limite un match alla grande e devi sperare che non sia poi quella giornata, ecco, che la squadra che affronti non sia in giornata da questo punto di vista perché non hanno Bologna, a parte perché il Bologna ha una sorta di quadra e continuità a livello di gioco l'ha trovata, forse il Milan è una mina vacante, giornata sì, 3 giornate no, non si capisce, quindi il cammino è comunque arduo e tortuoso, al di là delle squadre che hai già affrontato e tutto ciò che hai da affrontare, perché arriveranno momenti dove affronti squadre di bassa classifica che si stanno giocando la retrocessione e sono col coltello tra i denti anche per portare via un solo punto a partita che può essere oro colato per loro, invece per te, per noi Napoli sarebbe poi una sconfitta per quanto riguarda il cammino Champions tra le 4 e i 6 punti, perché la classifica è molto corta, così come recita la domanda. Terzino che si accentra è una dinamica diversa alla quale non sono mai stato abituato nella mia carriera. Non è molto nelle mie caratteristiche, ma il mister ci chiede di diversificare il nostro gioco e penso che questo possa far migliorare e crescere ogni calciatore, quindi mi piace. È una cosa nuova che mi spinge a pensare in modo diverso. Più avanzato nel 4-3 è come se facessi il quinto nel 3-5-2, ma noi l'avevamo visto e Spinazzola, secondo me, da questo punto di vista è un'arma in più. È un'arma in più perché in condizione è quel calciatore che ha visione di gioco, ha il piedino molto ma molto buono ed educato e poi esperienza da vendere per quanto riguarda il leggere determinate situazioni, tant'è vero che c'è anche uno spunto sulla Fiorentina. E chiudiamo l'insidia della partita con la Fiorentina. Siamo noi, l'abbiamo dimostrato, se andiamo tutti insieme a 2000 siamo davvero difficili da oltrepassare, ma dobbiamo dare il 100%, se vogliamo possiamo, lo sappiamo benissimo, anche se è normale non avere la stessa gamba in tutte le partite per tutti i minuti. Sarebbe bello ma non è realistico. Ci sono momenti in cui stai meglio ed altri magari no. Ma per quello che abbiamo fatto da luglio, per tutti gli allenamenti che approcciamo positivamente a questi 2 mesi intensi, possiamo fare molto, ma molto bene. Situazione Totò e verrai schierato? Innanzitutto vediamo se il mister mi schiera titolare. Per quanto riguarda Totò, devi stare attento alle ripartenze quando perdi palla e quando sei molto aperto, perché lui si può infilare con la sua velocità, è un grande giocatore nell'uno contro uno. Ricordiamo che il Napoli fece una grandissima partita non molto tempo fa contro la Fiorentina, ma per le probabili formazioni, per gli scontri, per i duelli da vincere calciatore su calciatore, ci arriveremo poi a ridosso del match. Non è questo il video dove faremo il prepartita, ovviamente, del match contro la Viola, ma ci arriveremo. Fatemi sapere come sempre la vostra forza Napoli e vai sotto con questi rinnovi, perché non dobbiamo ad arrivare a giugno, non dobbiamo arrivare a giugno con i rinnovi ancora da fare, ci saranno i riscatti ovviamente da andare ad effettuare in caso Billing convince, Okafor eccetera eccetera, e il mercato, quindi situazioni che andrebbero ad accavallarsi e dobbiamo arrivare a giugno chiaro, tutto deve essere molto ma molto chiaro, i rinnovi, i riscatti e il mercato da fare. Conte alla sua già sa quello che dovrebbe essere fatto. Napoli sta a te. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.